Ciao a tutti. Le persone narcisiste sono spesso percepite come indipendenti, autosufficienti e completamente centrate su se stesse. Tuttavia, dietro questa facciata di sicurezza e di superiorità, molti narcisisti nascondono una profonda dipendenza emotiva dalle persone con cui si relazionano. Tale dipendenza può essere difficile da riconoscere, poiché si manifesta in modi sottili e spesso manipolatori. Se ti trovi coinvolto in una relazione con una persona narcisista, potrebbe essere sorprendente scoprire che in realtà il narcisista è più dipendente da te di quanto sembri. Qui ti svelerò i 10 segnali chiave che potrebbero indicare che il tuo narcisista è segretamente dipendente da te. Il primo segnale è la necessità costante di attenzione. Un tratto distintivo del narcisismo è il bisogno incessante di attenzione e di ammirazione. Anche se i narcisisti sembrano ignorare gli altri o minimizzare l'importanza altrui, in realtà dipendono fortemente dalla conferma esterna per alimentare il proprio ego. Se il narcisista nella tua vita richiede costantemente la tua attenzione, sia attraverso richieste dirette, messaggi continui o aspettative non dette, è un segnale di dipendenza emotiva. La sua autostima è fragile e senza la tua costante approvazione o attenzione potrebbe sentirsi vuoto e insicuro. Il secondo segnale è la gelosia e il controllo. I narcisisti tendono ad essere estremamente gelosi, anche se lo mascherano dietro comportamenti possessivi o iperprotettivi. Se noti che il tuo narcisista diventa sospettoso ogni volta che trascorri del tempo con altre persone o tenta di controllare chi puoi vedere o con chi puoi parlare, questo può essere un chiaro segno che la sua dipendenza da te è più profonda di quanto voglia ammettere. La gelosia è una reazione alla paura di perdere la tua attenzione e il controllo su di te. Il terzo segnale è che ti degrada per elevare se stesso. Uno dei metodi più comuni attraverso il quale il narcisista cerca di mantenere il controllo è degradare o criticare coloro che lo circondano. Tuttavia, questo comportamento potrebbe nascondere un segno di dipendenza. Criticarti non è solo un modo per sentirsi superiore, ma anche per assicurarsi che tu continui a cercare la sua approvazione. Più ti sminuisce, più sei costretto a cercare di compiacerlo e questo rafforza il suo senso di controllo e di conseguenza la sua dipendenza psicologica da te. Il quarto segnale è la richiesta di conferme continue. Il narcisista che dipende da te cercherà continuamente rassicurazioni sul tuo affetto, la tua fedeltà o il tuo impegno verso di lui o di lei. Anche se potrebbe non chiederlo esplicitamente, il suo comportamento parla chiaro. Potrebbe testarti con piccole provocazioni, mettere alla prova la tua lealtà o fare commenti sottili per vedere come reagisci. Questa costante necessità di conferma è un modo per placare la sua paura di essere abbandonato o di non essere abbastanza importante nella tua vita. Il quinto segnale sono le oscillazioni tra idealizzazione e svalutazione. Il narcisista che è dipendente da te tenderà ad alternare periodi di idealizzazione quando sei perfetto ai suoi occhi e di svalutazione quando improvvisamente diventi inadeguato o insufficiente. Tale dinamica è un classico schema di manipolazione narcisistica, ma quando è particolarmente intenso può essere un segnale di dipendenza emotiva. Il narcisista ti idealizza quando sente che ha il potere di nutrire il suo ego e ti svaluta quando teme che potresti essere una minaccia per il suo fragile senso di superiorità. Il sesto segnale è la rabbia esagerata per piccoli conflitti. Se il narcisista esplode in rabbia per piccoli conflitti, apparentemente insignificanti, potrebbe essere un chiaro indicatore della sua dipendenza emotiva da te. La rabbia è spesso una copertura per la paura dell'abbandono o della perdita di controllo. Queste esplosioni di ira possono essere una reazione al terrore inconscio di essere lasciato da solo o non considerato abbastanza importante nella tua vita. Il settimo segnale è che ti usa come capro espiatorio.
Il narcisista dipendente da te spesso ti userà come una valvola di sfogo per le proprie frustrazioni o i propri fallimenti. Sei diventata il suo capro espiatorio personale perché comprende che può contare su di te nonostante il maltrattamento. Questo comportamento rivela un attaccamento malsano in cui il narcisista si affida a te per gestire le proprie emozioni negative, scaricandole su di te per mantenere il proprio equilibrio emotivo. L'ottavo segnale è che ti isola dagli altri. Il narcisista che dipende da te cercherà di isolarti dal resto del mondo. Questo può avvenire gradualmente, attraverso critiche verso i tuoi amici o i tuoi familiari, oppure più apertamente, impedendoti di trascorrere del tempo con chiunque altro. L'isolamento serve a indebolire il tuo supporto esterno, aumentando così la tua dipendenza da lui, il che a sua volta soddisfa la sua dipendenza da te. Il nono segnale è che torna sempre da te dopo una rottura. Se dopo ogni lite o separazione temporanea il narcisista torna sempre da te, questo è un chiaro segnale della sua dipendenza. Anche se potrebbe farti sentire in colpa o inadeguato, il fatto che non riesca a rimanere lontano da te a lungo dimostra che il suo legame con te è più forte di quanto voglia far credere. Le relazioni narcisistiche seguono spesso un ciclo di tira e molla, ma il costante ritorno del narcisista è un segnale che in realtà ha bisogno di te. Il decimo segnale sono le manipolazioni emotive. Uno dei segnali più forti che il narcisista è dipendente da te è l'uso della manipolazione emotiva per mantenerti legata a lui. Questo può includere colpevolizzarti, farti sentire responsabile per il suo benessere emotivo oppure minacciare di farti del male se ti allontani. Tali comportamenti sono progettati per mantenere il controllo su di te, ma rivelano anche la paura sottostante di essere abbandonato. Il narcisista utilizza queste tattiche perché in fondo ha bisogno della tua presenza per mantenere il proprio fragile senso di sé. In sintesi, riconoscere che il narcisista è segretamente dipendente da te può essere difficile, poiché il suo comportamento è spesso mascherato da arroganza e da controllo. Tuttavia, la dipendenza emotiva è un tratto comune nelle relazioni narcisistiche. Anche se il soggetto di matrice narcisistica può sembrare forte e autosufficiente, spesso utilizza manipolazioni e richieste emotive per mantenere il controllo e assicurarsi che tu rimanga nella sua vita. Se ti accorgi di questi segnali, è importante proteggere te stessa, stabilire dei confini chiari e, se necessario, cercare aiuto professionale per gestire la relazione in modo sano e sicuro. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.